Ciao a tutti. Spero che tanti da voi conoscono questi schedi. Questa è Arduino 1, vedete, classica scheda Arduino 1, e questa CNC Shield V30, cioè insieme, deci quando le mettiamo una în altra, ok, risulta un modulo che possiamo comandare un CNC. Però sono tanti programmi in mondo. Questa scheda è molto popolare e questa CNC Shield è molto popolare. Però noi oggi cerchiamo di girare un motore stepper con questa scheda solo diretto da web. Cioè non installiamo niente in computer, non deve sapere nessuna programmazione, cioè insieme con noi scriviamo il codice, il codice è già preparato, però lo spiego dopo come funziona, solo per girare un motore stepper avanti e dietro, non c'è niente più. Però in questo modo voi potete fare una idea come fare girare un stepper motor con Arduino e con questa scheda. Per questa io ho preparato qui già altra scheda, vedete, altra scheda, ha messo corrente, ok? E adesso quando inserisco, questo è il motore, ok? Il motore NEMA, quando inserisco il connettore, ok? Il motore dovrebbe cominciare a girare, però adesso, come non gira, no? Sta piccolo. Apro la pagina dove il codice script per girare un motore, questa che ve li spiego a fine di video, vedete? Questo è il codice. E questo è il codice che si carica al microcontroller. Per voi non deve sapere niente, questo si fa in automatico, cioè potete anche sperimentare. Assemblea e facciamo USB serial, connetti, comincia a girare. Ok? Vedete, gira un tempo a destra e dopo gira un tempo a sinistra con questo codice. In più, in più può girare anche i motori, questi, i motori tanti lo conoscono però non lo usano. Che hanno fatto? Io ho lasciato solo 4 fili, come si vede, però le hanno cambiato ordine in modo di girare il motore, perché questi fili se non sono in ordine preciso, loro non girano. Adesso che faccio? Togli il connettore di questa e metto il connettore di da questa, da 28B8. Vedete, gira avanti e indietro anche questa motore, ok? Con questa codice. Adesso perché io non sono bravo a spiegare il codice, io ve lo spiego, però mia italiano non è così buona, per questa ho fatto un script quale vi spiega che significa ogni riga da questa codice, ok? Cioè il codice l'ho fatto io. Però se comincia io a spiegare, sono sicuro che non capite niente, ok? Per questo ho fatto un script in Bart per spiegare a lui invece di me. Spiegazione del codice per il controllo del motore passo passo. Sezione 1. Definizioni. In questa sezione vengono definite delle costanti per semplificare il codice e renderlo più leggibile. Ad esempio, viene definita la costante DDRB che corrisponde all'indirizzo di registro per la direzione dei pin del modulo CNC Shield collegati al lato B dell'Arduino Nano. Sezione 2. Init. Questa sezione è responsabile dell'inizializzazione del sistema. Vengono impostati i pin del modulo CNC Shield come output. PB0. Enable. Per abilitare il controllo del motore. PD2. Direction. Per impostare la direzione di rotazione. PD5. Step. Per generare gli impulsi che fanno avanzare il motore. Inoltre,
Il pin Enable viene inizialmente impostato su stato basso per disabilitare il motore all'avvio. Sezione 3. Loop. Il ciclo loop è la parte principale del programma e viene eseguito ripetutamente. All'interno di questo ciclo. 1. Il pin direction viene impostato su stato basso per far ruotare il motore in senso antiorario. 2. Viene chiamata la funzione turn per far girare il motore di 255 passi. 3. Viene richiamata la funzione wait 3s per attendere un secondo. 4. Il pin direction viene impostato su stato alto per far ruotare il motore in senso orario. 5. Viene nuovamente chiamata la funzione turn per far girare il motore di 255 passi. 6. Viene nuovamente richiamata la funzione wait 3s per attendere un secondo. 7. Il programma salta all'inizio del ciclo loop per ripetere il processo all'infinito. Sezione 4. Pulse. Questa funzione genera un impulso sul pin step per far avanzare il motore di un passo. La velocità del motore viene impostata dal valore della variabile R16. Un ciclo while decrementa R16 finché non raggiunge 0, generando un impulso di durata costante. Sezione 5. Step. Questa funzione fa girare il motore di un passo chiamando la funzione pulse 2 volte. In questo modo, viene generato un impulso alto sul pin step seguito da un impulso basso, facendo avanzare il motore di un passo. Sezione 6. Turn. Questa funzione fa girare il motore di un numero specifico di passi, 255 in questo caso, chiamando ripetutamente la funzione step. Sezione 7. Wait 3s. Questa funzione introduce un ritardo di un secondo. La variabile R18 viene impostata a 100 e un ciclo while decrementa R16, R17 e R18 finché tutti e tre raggiungono 0. Questo ciclo dura circa un secondo. Conclusione. Questo codice, pur essendo semplice, permette di controllare un motore passo passo in modo efficace, facendolo girare avanti e indietro a intervalli regolari. Il metodo basato sul browser elimina la necessità di installare software di programmazione complessi, rendendolo accessibile anche a chi non ha esperienza di programmazione.